Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale di tecnologia, benvenuti. Bene, è appena arrivato, proprio appena arrivato, Amazfit Active Max, uno smartwatch molto particolare, ho voluto ordinarlo, l'ho ordinato su Amazon, vi lascio il link in descrizione se volete acquistarlo anche voi, perché è un orologio, ho visto un attimo così la presentazione, mi è piaciuto tantissimo, io in questo momento ho il mio Huawei, eccolo qua, che mi trovo da Dio, bellissimo. Però ultimamente, parlando anche così con Danilo, mio cognato, che l'avete già visto nel mio canale, mi fa Lorenzo, Amazfit resta Amazfit e secondo me è un buon prodotto. E allora ho detto, boh, lo ordino così vediamo come va. In questa recensione non parlerò tanto delle caratteristiche del prodotto, farò vedere come collegarlo al vostro cellulare, perché quasi nessuno fa vedere quando si collega all'applicazione, che applicazione serve e come si fa a collegare la prima volta, la scansione, eccetera, eccetera. Poi andiamo a vedere anche il prodotto che sono molto curioso perché promette, e lì bisogna che lo testo per un po' di giorni, una batteria da 25 giorni addirittura, una batteria enorme, un bellissimo display. Comunque, via, andiamo a vedere il prodotto. Allora, è appena arrivato, andiamo ad aprirlo così, eccoci qua, togliamo questo, apriamo dentro la scatola, sempre meno cose all'interno. Qui lo apriamo, abbiamo, eccolo qua, si presenta così, quindi abbiamo le nostre istruzioni, eccoci qua, libretto, il nostro caricabatterie, che è questo magnete qua particolare, che poi va a attaccarsi magneticamente qua sotto, così, eccoci qua, tac, e lui si è connesso. USB-C e lo mettiamo sotto carica. Io ho già il cavo USB-C qua, quindi posso già fare così, tac, e lo mettiamo sotto carica. Togliamo la pellicolina, eccoci qua, tolta, e adesso lui dovrebbe andare in carica ed accendersi. In effetti ho sentito una vibrazione e si sta accendendo. Bellissimo display, guardate, presentazione ZEP-OS, quindi serve l'applicazione ZEP, e questa è la ricarica, siamo al 55%, quindi adesso andiamo a collegarlo e vi faccio vedere come funziona. Allora, ho cambiato inquadratura, lo vediamo dall'alto, qua intanto che si sta caricando, vedete già il 57%, qui è una carica molto veloce. Qui sotto la scatolina troviamo il resto degli accessori, troviamo il suo cinturino, bello perché è fatto proprio per gli sportivi, in modo che sia traspirante. Questo smartwatch nasce appunto per monitorare soprattutto tanti sport e di una qualità alta che poi andremo a vedere. Questa sarà una recensione solo prime impressioni, così giusto per vedere come va, come si collega, eccetera, come vi dicevo prima. Comunque stiamo parlando di un prodotto che ha un display da 1,5 pollici AMOLED, quindi un display che si vede benissimo, e addirittura 3000 nits, che sono tantissimi. Quindi adesso io andrei a mettere su il suo bel braccialettino, eccoci qua, si fa così per mettere su, vedete, qua la sua pinzetta, e si abbassa lo spillo fino a incastrarlo. Bello questo movimento qua che ha, vedete come è fatto? Adesso togliamo dalla carica, così lo faccio vedere meglio. Vedete che ha questo movimento così e in più dopo anche qua. Quindi questo è mobile, questo movimento qua. Vediamo che ha già due tasti, sembra quasi l'acqua calda e l'acqua fredda, ma è appunto, può monitorare anche la temperatura delle persone. Adesso vediamo un attimo. Mettiamo su anche dall'altra parte sempre lo spillino qua. Eccoci qua. Faccio tutto in diretta, come per me è la prima volta, vi faccio vedere anche voi quando vi arriva. Eccoci qua, vedete come è fatto. Bene, adesso prendiamo il nostro telefonino, lo mettiamo qua, ZEP, dovete farvi un account, quindi registrarvi sull'applicazione ZEP con un account vostro, la vostra email, eccetera. Adesso io cosa faccio? Vado su dispositivo, che è qui in basso, orologio, qua gli diamo l'ok, si crea un codice QR, andiamo a scannerizzarlo, eccoci qua, consenti, adesso lui si collega tramite Bluetooth, associa, consenti, associa, il codice corrisponde, gli diamo l'ok anche dall'altra parte, e adesso si sta associando.
Qui mi dice all'inizio quanto è grande voglio i caratteri, quindi mettiamo così, mettiamo una via di mezzo. Ok, avanti. Abilita accesso alle notifiche, abilita. Quindi diamo consenti. Attivare chiamate Bluetooth, abilita. Consenti. Consenti, messaggi e tutto. E qui abilita il calendario, facciamo abilita, consenti. Abilita posizione meteo, abilita. Mentre usi l'app, pulsante a destra, pulsante a sinistra, imposta la posizione del tasto. Quindi seleziona la posizione del pulsante in base al braccio su cui indossi l'orologio. Beh, noi mettiamo pulsanti a, se lo mettiamo qui sulla sinistra, è a destra. Quindi facciamo a destra. Vista elenco, ok, sì, mi piace più l'elenco, fatto. Eccoci qua. C'è già un aggiornamento da fare che lo sta già scaricando. La lingua è in spagnolo, da quello che vedo. Quindi aspettiamo che si aggiorni. Nel frattempo vi parlo un po' del prodotto che comunque ha 4 GB di RAM. Il display AMOLED che vi dicevo prima da 1,5 pollici con 3000 nits di luminosità, 170 modalità di sport, quindi ne abbiamo finché vogliamo. Possiamo avere anche il riconoscimento dell'allenamento automatico, quindi ha già tutto quello che può servire. E adesso aspettiamo un attimino che lui finisca di prepararsi. Continuo l'aggiornamento, volevo parlarvi un attimo anche di 39 grammi di peso, bello, mi piace tanto questo cinturino qua, un bel respiro secondo me. Qui abbiamo l'altoparlante per sentire le chiamate, perché comunque abbiamo anche le chiamate Bluetooth. Qui 2 tastini che vi dicevo prima, bello avere dei tasti fisici molto importanti, il microfono, eccolo qua. Sotto qui abbiamo i nuovi mi permettono appunto di monitorare l'ossigenazione del sangue, il battito cardiaco e tutto quello che serve. Guardate che bel sensore che lo riconosciamo e abbiamo già visto su altri Amazfit. È un po' grosso, lo spessore sì, quello è abbastanza grosso. Qui sopra non abbiamo nessuna protezione, è tutto vetro trasparente, ma comunque non abbiamo un vetro in zaffiro, perché questa qua è la versione, cioè gli Active sono quelli intermedi e non hanno il vetro zaffiro in questo caso qua. Dobbiamo andare su sul balance, allora lì abbiamo un vetro, ma in caso si prende una pellicolina, in caso vi lascio il link in descrizione se volete prendervi la pellicola e siamo a posto. Logico che non abbiamo la sensibilità che c'è senza pellicola. Un po' grosso, adesso provo a metterlo al polso, leggerissimo comunque, molto leggero. Ecco qua trovate sempre il vostro foro, io ho un polso normale, ma comunque ne abbiamo qua di fuori per arrivare fino a, sì, per me è adatto per tutti i polsi, e dopo anche un po' elastico, doppio cinturino che vedete passare sotto qua, e eccoci qua, visto al polso è così, mi sembra interessante. Bene, adesso lui sta aggiornando tutto quanto, questa è l'app Active Max, vedete il negozio quadranti, qua abbiamo tutti i quadranti che possiamo andare a scaricare con un super display così, ne abbiamo tantissimi, eccoli qua tutti i quadranti dell'app. Poi qua abbiamo l'App Store, aggiornamento, abbiamo le applicazioni che adesso si stanno aggiornando anche loro. In caso ho fatto un video per quanto riguarda l'app Zap, se volete andarla a vedere, anche quella molto interessante. Logico che è sempre in aggiornamento, quindi sarebbe da farlo ogni 2 o 3 mesi quel video per organizzare tutto. Adesso qui non abbiamo nessun esercizio, anzi abbiamo i dati del vecchio orologio che avevo. Qui dopo andremo a vederlo man mano che lo usiamo, magari farò un video recensione solo di prova per farlo vedere. Eccoci qua. Eccoci qua, fate l'installazione. Adesso andiamo a cambiare la lingua, altrimenti non ci capiamo. Impostazioni. Andiamo su impostazioni. Allora, la lingua la troviamo su preferenze de usar, comunque molto simile anche al veneto. Idioma. Andiamo a metterlo in italiano, così mi capisco un po' meglio. Ed ecco qua, impostazione della lingua, trovato. Bene, adesso vi faccio vedere un po' il menu, come è fatto. Bello, qua abbiamo le scorciatoie, la batteria subito al 58%, qua abbiamo la modalità non disturbare, modalità sospensione attiva, ok, data, cinema, l'audio. Questa è una bella cosa, che sia automatica la luminosità, molto interessante. Poi di qua abbiamo il Bluetooth, abbiamo la torcia,
sulle scorciatoie, il blocco della tastiera, questo è per drenare l'acqua quando andiamo a farci la doccia oppure siamo andati in acqua, possiamo mettere questa qui e lui cioè butta fuori tutta l'acqua che ci sono dentro sull'altoparlante avendo le chiamate. Poi abbiamo questo. Ok, questo è un bel quadrante, eccolo qua, guardate che bello, super luminoso e qualsiasi angolazione lo si vede sempre perfetto, quindi non ho nessun problema di angolazione. Se voglio cambiare il quadrante tengo premuto il tasto e cambio il quadrante. Eccoci qua ce ne sono altri, tutti in blu e cose, dopo sono personalizzabili. Bello, è un bel, sono curioso di provarlo questo qui. Ok, poi abbiamo indossa il dispositivo stretto per garantire, ok. Qua abbiamo tutti gli sport, corsa all'aperto, camminata, Aerox, allenamento, esercizio corpo libero, ciclismo all'aperto, spinning, ellittica, vogatore, corsa in pista, nuoto, piscina, sci, snowboard e poi ne abbiamo tantissimi, più di 170. Torniamo a premere il tastino qua, abbiamo allenamento, cronologia dell'allenamento, intensità allenamento, mappa, potete scaricarvi giù le mappe gratuitamente, ok? Quindi potete anche camminare in montagna eccetera e scaricarvi giù le mappe, allenatore ZEP, meteo, frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue, attività, pay, misurazione con un tocco, stress, sonno, telefono, tessera associativa, perché ha comunque l'NFC, controllo audio, sveglia, calendario, Zep Pay, ecco qua. Qua potete mettervi la vostra banca o carta di credito, quello che è per pagare, sole e luna, cronologia mestruale, termometro, cronometro, conto alla rovescia, elenco delle cose da fare, trova telefono, Pomodoro Time, memo vocale, quindi potete registrare quando siete, magari se volete registrare qualcosina, frequenza cardiaca, bussola, altimetro e barometro, respirazione, quindi esercizi di respirazione, HRV, gestore del jet lag, ok, quindi se andate via in viaggio eccetera dovete cambiare l'orario, orologio universale e mediazione. Cavolo. Vediamo se funziona, ok, quindi questo, premo questo tasto qua, vado qua, se voglio andare giù però non vado giù, devo scorrere col touch oppure scorrere qua in parte. Ok, bene, da sapere anche questo. Impostazioni, quadrante e ora, Bluetooth, display e luminosità, suono e vibrazioni, allenamento, notifiche, assistente vocale, accessorio allenamento, preferenze, autorizzazioni, mappa, accessibilità e sistema. Sistema, andiamo a vedere informazioni, versione software, ZPOS 5, ok, e questa è la memoria interna 2 GB e 11 disponibili, quindi di 4 GB 2 GB sono già occupati tra software e cose del genere. Bah, mi sembra veramente un bel prodottino, signori. Ok, io vi ho fatto vedere come associarlo, avete visto qua si vede direttamente, andiamo a vedere la nostra app Zep, eccolo qua, proviamo a metterlo su così magari facciamo fare una connessione per fare anche una prova del battito cardiaco. Attiva monitoraggio della salute, gli diciamo di sì, rileva se ti sei ripreso dalle attività eccetera 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 eccetera, avanti, ok, monitoraggio automatico dello stress, sì, ok, bene, done, ok, e anche per la notte, ma un bel display, signori, qua tanta roba. Ok, adesso andiamo a vedere, proviamo a fare un attimo una prova così, poi torno ripeto farò una recensione dedicata, misura frequenza cardiaca. ...87 battiti al minuto. Sono un po' emozionato, dai, mi è arrivato l'orologio nuovo. 84, 82, 81, molto bene. Volevo fare un'altra prova e poi concludiamo la nostra recensione. Comunque dal vivo è bello è anche molto leggero, è un bellissimo display, un bel touch, molto scorrevole, va più che bene. Termometro,
e volevo prendere un attimo il sensore del termometro. 29 gradi, ora siamo a 29 gradi. Logico che non è la temperatura esatta della pelle, questo qua, non è che non ho la febbre o cosa del genere, non misura quello. È la temperatura cutanea. Bello. Bel touch, scorrevole. Possiamo anche scaricare giù gli MP3, ascoltarci la musica. Abbiamo 4 giga e poi qui ne vedremo, qui c'è il tempo, i battiti cardiaci. Bene. Dall'app, poi qua inizierà a registrarmi tutti i dati, dall'app poi vedremo tutto il resto, però bisogna lasciarlo un po' lavorare in modo che da portare un po' di dati. Bene signori, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale, questo è l'orologio Amazfit Active Max. Se volete acquistarlo vi lascio il link in descrizione, mi ha aiutato a crescere. Mettete un bel like, iscrivetevi al canale e attivate il tasto delle notifiche. Grazie a tutti e arrivederci. Ciao ciao!